semplicità in alternativa alla complessità, o meglio, semplicità per poi arrivare alla complessità. È questa la strada più interessante da percorrere se noi vogliamo arrivare a dei risultati. Questo video è un video che io ho girato e quindi vi propongo proprio per ragionare su questo percorso che si può compiere parallelamente al nostro percorso creativo, perché l'una cosa non esclude l'altra, naturalmente. Ovviamente vi è poco divertimento se una persona inizia adesso a dipingere ad una certa età a far tutta la trafila riguardo il disegno dal vero, disegnando cose magari per lui poco o per lei poco interessanti, ma lo diventano se noi facciamo tutto un ragionamento che prescinde dall'oggetto, ma è fondamentale che si possa invece focalizzare sul segno che rappresenta l'oggetto. Quindi partiamo da qui e andiamo a vedere come poter togliere, come poter levare anziché aggiungere per riuscire a indagare meglio la realtà che abbiamo di fronte. È capitato di analizzare i dipinti che mi mandate e di vedere che vi sono tantissimi elementi da dipingere, da osservare, di una complessità incredibile, come ad esempio questi oggetti che noi abbiamo qui davanti. Ecco, quando noi iniziamo a disegnare è facile che l'entusiasmo ci porti a perdere di vista qual è proprio la sostanza, che è quella naturalmente di riprodurre dei segni grafici. E più gli elementi sono, diciamo, complessi, e più noi fatichiamo e a capire quali sono i rapporti tra gli oggetti e quindi a migliorare anche il nostro segno e il nostro intervento sul foglio di carta per determinare questi oggetti e per copiarli. Quindi soprattutto chi è all'inizio, ma anche a chi ha da poco iniziato a disegnare, è fondamentale sempre ripercorrere quella strada dell'osservazione che è la cosa fondamentale. Per cui in questa diciamo, natura morta che noi prendiamo ad esempio, ma potrebbero esserci tantissime altre cose, tantissime altre suggestioni, perché vedete il libro, la pagina, i fiori, ancorché di plastica, il vetro, la ceramica. Ecco, cominciamo a togliere cose. Per esempio, togliamo questa bottiglia di vetro. Togliamo questa bottiglia di vetro e poi togliamo questa mela. Dopo aver tolto questa mela, togliamo anche questo libro. Togliendo questo libro, togliamo anche dopo questo bellissimo vaso di fiori. E anche se noi togliamo questo vaso di fiori, ci rimane sempre un universo incredibile da dipingere e da analizzare, che è veramente tantissimo, forse troppo per chi inizia a disegnare o a dipingere, perché dovremo veramente faticare per riuscire a trovare dentro queste forme una possibilità non tanto di migliorare il nostro segno, ma di creare una confusione e generare una frustrazione, perché non si riesce naturalmente a prendere, ad avere la contezza e diciamo la misura di tutto quello che noi abbiamo davanti. Quindi eliminiamo anche questo drappeggio. Eliminando questo drappeggio possiamo concentrarci su un piccolo pezzo di stoffa. Vedete, noi siamo partiti da una natura morta molto complessa e siamo arrivati a questo piccolo pezzo di stoffa che sembra banale, però qui dentro vi è tutto l'alfabeto che ci serve per riuscire poi a interpretare tutta la complessità del disegno e della pittura.
Quindi noi possiamo mettere il nostro piccolo pezzo di stoffa in qualsiasi modo, illuminato da una o più luci, in modo tale che possa sviluppare le sue ombre. E noi possiamo, attraverso queste varie mutazioni, molteplici mutazioni, direi quasi infinite, stabilire un contatto proprio molto molto vicino con l'oggetto che stiamo dipingendo. Vedete qui questa ombra che si fa più intensa qui e qui addirittura si illumina, ma non tanto perché viene illuminata da una fonte luminosa, quanto perché proprio il fondo praticamente dell'oggetto e anche la trasparenza di esso fa sì che al suo interno, dentro l'ombra, si sviluppi un controluce. E poi queste linee nette, che ovviamente non esistono in natura, perché il disegno è una cosa che abbiamo creato noi, ma noi qua vediamo proprio una linea netta che possiamo assolutamente interpretare e poi delle altre. E questo per tutte le varie modifiche noi possiamo fare a questo panno. Se io tappo un pochino la luce, vedete che questo bordo, che adesso in questo momento è chiaro, improvvisamente diventerà scuro e diventerà chiaro questo che vi è dentro, molto più chiaro di questo che adesso in questo momento è scuro. Bastano pochissime variazioni perché noi possiamo trovare tantissimi elementi con cui sviluppare il nostro segno e proprio il rapporto con l'oggetto. Quando vi dico che attraverso la semplicità noi possiamo veramente indagare qualsiasi cosa che abbiamo intorno, è perché noi, man mano che facciamo questi progressi, acquisiamo sicurezza e abbiamo la possibilità di interpretarne di più grandi e di più complessi. Vedete, io posso metterlo in qualsiasi posizione, questo piccolo pezzo di stoffa, e avrò sicuramente dei risultati interessantissimi in termini proprio di copiatura delle sue pieghe. Quindi non mi resterà altro che prendere questo pezzo di stoffa, ma anche se le pieghe sono semplici, va bene lo stesso, questo piccolo pezzo di stoffa, e non fare altro che copiarlo sul foglio di carta. Quindi prendere un piccolo foglio di carta, e adesso allargo un poco l'immagine, ecco qua, e copiarlo sul nostro foglio di carta, proprio così come abbiamo contezza noi di vederlo. Ad esempio, guardate un po' questa linea, ecco, solo il fatto di poterla fare, questa linea in questo modo, che poi chiaramente si sviluppa in quest'altro perché vi è la deviazione di questa parte qui, ci lascia e ci proprio fa sì che noi possiamo andare dentro l'oggetto e soffermarci su questa, per esempio, lieve sfumatura di scuro, che è più scura, poco ma significativamente, di questa linea che all'interno è più chiara. Per cui quando noi andremo a sfumare, se noi facciamo questa linea un pochino più scura di questa, noi abbiamo questo controluce che ci dà la possibilità di percepire la differenza e quindi costruire il volume attraverso appunto il nostro segno. Vedete qua poi l'ombra continua qua sotto, eccetera, eccetera. Ma prima di costruire l'ombra noi possiamo costruire il segno e costruire il nostro pezzettino di stoffa, che è un po' come la sintesi di tutto il mondo che poi noi andremo avanti a dipingere, a disegnare. Vi è una persona che giustamente mi ha incuriosito e mi ha interessato, di cui il suo commento mi ha molto interessato, che dice: ma io disegno dal vero, però poi la mia creatività si spegne. Ecco, le due cose possono andare benissimo a pari passo. E vedrete che più voi migliorate da un punto di vista proprio del disegno dal vivo, più migliorate in questo senso e più sarà facile e semplice poi improvvisare. Perché cosa succede con il disegno dal vero? Succede che il disegno dal vero vi dà la possibilità di acquisire quella tecnica necessaria per poi riuscire a padroneggiare il mezzo e con esso riuscire a costruire tutte le immagini che voi desiderate e con il segno che voi desiderate. Quindi proprio mettete il vostro pezzettino di stoffa come volete
e poi iniziate a dipingere anche solo una piega molto molto semplice, come può essere questa, vedete? Lo mettete un po' qua, ecco, vedete questa piega qui. Facciamo venire questa parte più avanti, ecco così. Vedete questa parte qui. Voi avete questa linea dritta che avete qua, poi avete questa linea storta, obliqua, che sarebbe questa, no? E poi quest'altra linea che viene in questo senso qui. Ecco, voi avete costruito il vostro oggetto, poi man mano che voi lo disegnate andate a vedere quali sono le differenze che vi sono fra quello che avete disegnato in un primo momento e quello che è realmente il disegno, il tratto che voi avete davanti, perché di tratto si tratta. Questo diventa subito un'opera che ha tutta la vostra attenzione, non è più un pezzetto di stoffa, ma è un mondo, un universo da esplorare. E quindi a poco voi andate a fare la vostra esplorazione. Vedete, questa parte qua verrà così, e questa qua è sicuramente più lunga di come io l'ho fatta prima, vedete? In questo modo qua. E poi andrà in questo senso, perché avrà tutte le sue piegature e che voi potete fare, potete andare dietro di esse. Poi qui ovviamente vi è qualcosa che succede, ma voi ovviamente lo avete davanti, per cui non è come avere una fotografia. In questo momento voi potete andare a esplorarci dentro, anche piegarvi e guardare cosa c'è qui sotto. È fondamentale che il nostro sguardo si pieghi e vada a esplorare anche le parti che non si vedono, perché ciò ci dà la possibilità di registrare meglio l'oggetto e di capire dov'è che noi andiamo a sbagliare, nel senso proprio di riportare l'oggetto nella sua verità sul foglio. Questo modo di fare, questa copiatura dal vero, non è una copiatura fine a se stessa, ma è un'indagine che noi facciamo in collaborazione con i nostri occhi, che ci insegna ad osservare. E quando non vi sarà più il modello e noi andremo a disegnare qualche cosa dal vivo, ci ricorderemo dei segni che abbiamo fatto e quindi della possibilità che noi abbiamo attraverso questi segni di ripeterli, perché ce li abbiamo nel nostro bagaglio, e di utilizzarli in altri ambiti e in altri contesti, ma i segni saranno sempre e assolutamente quelli. Vedete, quindi noi facciamo il disegno così, possiamo farlo anche in un primo momento senza curarci tanto di quello che stiamo eseguendo, per poi andare proprio a controllarlo con i nostri occhi. Quando noi facciamo questo tipo di esercizi, dobbiamo sempre ricordarci che l'oggetto che abbiamo davanti fa parte della nostra realtà, di ciò che abbiamo intorno, e quello che noi disegniamo è solo una parte simbolica della realtà. Noi disegniamo un simbolo, cioè creiamo un segno che diventa un messaggio, che è quello proprio del disegno in se stesso, che non esiste nella realtà, siamo noi che lo costruiamo. E quindi, siccome noi lo costruiamo, abbiamo l'impressione veramente, quando dipingiamo e quando disegniamo, di avere in qualche modo compreso meglio ciò che ci sta intorno. Non serve che noi andiamo a fare subito le ombre, serve che noi cerchiamo proprio di disegnare questo piccolo oggetto in modo tale che possa riuscire a convincerci da un punto di vista proprio strutturale. Dopodiché noi possiamo andare a mettere le ombre, però è fondamentale cercare di capire che il segno che io posso andare a fare qui può essere diverso, perché può essere anche più schematico, come può essere più morbido, a seconda di quello che è, di quella che è poi la mia sensibilità, che viene acquisita attraverso l'esperienza. Vedete, bastano veramente pochi tratti per riuscire a creare qualcosa di
di voluminoso in qualche modo. Quindi riconosciamo che qua vi è un certo tipo di ombra, che qua vi è più luce di quanto si potrebbe immaginare, qui vi è una lieve ombra e qui di nuovo una piccola luce, perché vi è questa piccola luce che vi ha questa modulazione di questo piccolo pezzo di lino che ci aiuta proprio a leggere la sua volumetricità. E qui ovviamente sarà in ombra. Ecco, tutto questo lavoro che noi facciamo, e quindi non solo l'ombra propria, ma anche quella portata di questo pezzettino di stoffa. Ecco, tutto il lavoro che noi facciamo è sempre finalizzato alla comprensione dell'oggetto che abbiamo davanti. Vedete, io qua lo faccio in questo modo perché ovviamente sono più inclinato rispetto alla telecamera di quanto voi lo vediate dritto. Quindi se io guardassi la telecamera, questo dovrebbe essere molto più in su. Ecco, quindi quando voi fate un lavoro di questo tipo, tenete sempre presente che sono i vostri occhi, che è dai vostri occhi che parte tutta la riflessione. Però è importante, ecco, per me anche andare a vedere come è fatto sopra, perché riesco attraverso di quello a comprendere l'oggetto, come è strutturato. Vedete, basta poco, quindi se voi potete anche riprendere tante volte il lavoro, fino a che non riuscite a capire qual è proprio l'angolo di visualizzazione che vi è più consono, vedete? E qui non faccio altro che aggiustare questo e ripetere la piegatura. Ma questo poi si svolge e quindi quando si svolge ritorna ad avere un'altra piegatura e quindi dipingerò e disegnerò un altro soggetto, un altro pezzo di stoffa, vedete? Questa è una cosa interessante. Ecco, guardate un po' questo pezzo qua che è così profondo, vedete? Che agisce in questo modo qua. Ecco, solo questo pezzo qua è proprio fondamentale osservarlo, perché dentro di esso c'è proprio un universo e la grammatica di tutto il panneggio. Vedete, se questo qui in maniera stilizzata io lo porto qui, ecco, lui c'ha questa ombra qua e questa parte più luminosa qui, che ha senso solo praticamente se io questa la scurisco. Se io scurisco questa parte qua, questa appare molto più chiara, vedete? Quindi io ho la possibilità di indagare su di essa. Vi sono tutta una serie di disegni, anche di artisti importanti e famosi, per esempio penso a tutta la serie di disegni dei cuscini di Dürer, ma penso anche a tutti i dipinti, se noi andiamo a vedere, di Giacometti, che parlano soltanto, e sembra apparentemente, parlano soltanto di un piccolo oggetto come una mela o piccoli oggetti messi sul tavolo. Ma non è così, perché la storia di quegli oggetti racconta il segno che lui ha sviluppato dentro i suoi disegni. Ecco, io spero di non avervi annoiato soprattutto, che siate arrivati fin qui con il video e che teniate ben a mente che io non demonizzo il fatto che uno possa prendere i colori a olio e possa dipingere improvvisamente quello che vuole. Non è questo. È che io consiglio di fare questo tipo di esercizi, di andare alla essenzialità per riuscire a trovare attraverso di essa il modo di arrivare alla complessità attraverso degli step che permettono a tutti noi di progredire nel disegno e nel segno per poi riuscire, quando noi abbiamo davanti un soggetto complesso, a riunire tutti quei segni e a metterli a disposizione del dipinto che noi faremo. Quindi anche andare avanti in maniera parallela, prendersi un po' di tempo per fare questi esercizi e sfruttarli nel momento giusto. Vi ringrazio e vi auguro un buon weekend a tutti voi e una buona settimana naturalmente a coloro che vedranno questo video più avanti nel tempo.
A presto.